Oggi in questo nuovo video parleremo di friendzone, soprattutto come uscirne in maniera del tutto graduale e naturale senza che l'altra persona se ne accorga. Io sono Domenico Iapello, sono un Love e Life Coach formato in PNL e su questo canale parlo di riconquista, seduzione, coppia e crescita personale. Se ti va, iscriviti al canale, attiva la campanellina in modo da avere aggiornamenti immediati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Ora torniamo a noi e cerchiamo di capire un po' di più relativamente appunto a questa friendzone, che è la cosiddetta zona amicizia, ovvero quando tra due persone finisce una relazione e si patteggia, mi piace usare questo termine, si patteggia per rimanere amici. Okay? Questo succede perché chi viene lasciato molto spesso non riesce ad accettare la fine di una relazione e quindi cerca di mantenere un filo collegato che in un certo senso possa dare ancora speranza di un ritorno. Dall'altra parte invece chi lascia cerca di patteggiare appunto per la zona amicizia in modo che l'altra persona diventi innocua, non sia insistente, non voglia sempre di più. Allora dice rimaniamo amici, tanto così stai buono, stai buona e nel frattempo io faccio la mia vita. Non può funzionare. Io la chiamo la finta amicizia, non la zona amicizia, perché fino a un certo punto può anche funzionare. Ci sono dei casi in cui l'amicizia, ma ad un certo punto del percorso, può essere molto utile per veicolare una nuova comunicazione. In questo caso invece la zona amicizia, soprattutto quando viene patteggiata all'inizio, diventa deleteria, distruttiva. E allora cosa succede? Molte persone arrivano da me e mi dicono: Domenico, e ora cosa faccio? Come me ne esco da questa situazione scomoda? Rischierei di sembrare innaturale, oppure passerei all'improvviso come quella persona che in realtà dice una cosa e ne fa un'altra, oppure ci sarebbe di mezzo una forma di incoerenza troppo fastidiosa, in realtà troppo innaturale, ecco. Quindi io oggi voglio proprio farti capire, dopo questa doverosa premessa, quali sono i 3 passaggi che dovrai fare per appunto uscire senza che l'altra parte se ne accorga più di tanto da questa zona amicizia. E soprattutto giocarti questa carta per attivare al meglio la tua riconquista, il tuo percorso di riconquista. Quindi iniziamo subito. Zona amicizia non significa ho un'opportunità in più di controllare l'altra persona, assolutamente, ok? Quindi la prima cosa da fare è proprio accettare incondizionatamente questa zona amicizia. Per rendere questa cosa più credibile, cioè in assoluto renderla più credibile, quello che bisogna fare è proprio comunicare all'altra persona che va bene, va benissimo l'amicizia e soprattutto che ognuno potrà fare quello che gli pare, ok? Quindi proprio testuali parole. Ok, va bene che rimaniamo amici, ognuno potrà fare quello che gli pare. Fine, punto. Quindi questo è il primo passaggio. Questo primo passaggio durerà un po' di tempo, 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane. Cerchiamo di far passare del tempo affinché l'altra persona entri proprio nel contesto di amicizia, ok? Come se voi ora foste semplicemente 2 amici, punto. Ora passiamo al secondo passaggio, al secondo step. Il secondo step che attiveremo è l'innesco del dubbio. Significa che ad un certo punto, ovvero ora siete amici da un po' di settimane, si è creato un certo clima di tranquillità, di serenità, questo è importante, allora a quel punto potrai porre una domanda molto potente che ti permetterà di innescare il dubbio, di generare insicurezza, di generare gelosia, ok? Questo è fondamentale per iniziare un po' ad uscire di scena, ma nel giusto modo. Il che significa che in un contesto particolare, naturale, sereno, in cui state parlando, vi siete incontrati, vi siete sentiti, tu dirai: se io facessi sesso con un'altra persona, ti piacerebbe che te lo venissi a dire? Allora, in questo modo, con questa domanda, non solo inneschi la gelosia,
Allo stesso tempo stai facendo capire all'altra persona che la zona amicizia forse tra di voi è un po' scomoda. E questo è fondamentale. E non solo, chiedendo questa conferma, ti piacerebbe che te lo dicessi? Ecco, l'altra persona penserà, forse è già successo. Semplicemente dovrai porre questa domanda e non fare nient'altro, assolutamente nient'altro, ok? Quindi poi passiamo al terzo step che avverrà a sua volta dopo un po' di settimane ancora, perché la domanda che farai relativa al secondo step dovrai farla maturare un po', quindi altre 2-3 settimane ipoteticamente. Il terzo passaggio è quello appunto di concretizzare il dubbio che abbiamo innescato nel secondo passaggio. Quindi tradotto significa proprio rendere concreto quello che abbiamo detto precedentemente. Come fare? Ormai sono passate, come sempre, un po' di settimane. A questo punto, sempre in una situazione di naturalezza, in una situazione di tranquillità e di serenità, direi a questa persona: guarda, ci ho provato a parlarti da amico, da amica, ho provato veramente a confidarmi con te, ma non ci riesco, è troppo forte, ci sono alcune cose che non riesco a dirti. Rifletti, ci sono alcune cose che non riesco a dirti. Dall'altra parte la domanda sarà: quali cose? Ok? Quindi in realtà stiamo concretizzando. Continui dicendo: per tale ragione, quindi per tale ragione, forse non è il caso che io e te rimaniamo amici, anche perché per come stanno andando le cose potrei ferirti. Anche perché per come stanno andando le cose potrei ferirti. E qui in realtà scateni il mondo, ok? Scateni il mondo dal punto di vista, il mondo emozionale, ecco, definiamolo così. Nel frattempo suona il telefono, ma questo è il bello della diretta, anche perché prima o poi finirà di suonare, ma io continuerò a registrare questo video, quindi concludo dicendo: questi sono i 3 passaggi graduali che dovrai innescare per uscire gradualmente dalla friendzone e quindi prendere forza, ma tanta forza, perché poi dopo il terzo passaggio uscirai di scena senza se e senza ma. Ok? Sarà l'altra persona che dovrà cercarti, e lo farà, per cercare di ricontrattualizzare. Usiamo questo termine un po' ignoto per le relazioni di coppia. Dovrà ricontrattualizzare insieme a te il tipo di relazione che avete lasciato in sospeso. Questi passaggi sono fondamentali, prenditi il tempo necessario per farlo e vedrai il successo che potrà portare nella tua relazione. Ad ogni modo potrai scrivere nei commenti, potrai dirmi la tua. Intanto ti ripeto di iscriverti al canale, così potremo rimanere in aggiornamento tutte le volte che pubblicherò video come questi. Il sito web di riferimento è domenicoiapello.com, all'interno del quale troverai tutta una serie di corsi gratuiti sul mondo delle relazioni di coppia, e se ti fa piacere continua a seguirmi per i video successivi, i video futuri. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!